Benvenuti su Il Portale di Storia, il canale dove ogni episodio è una macchina del tempo. Oggi vi porteremo nel cuore di una scoperta che ha riscritto la nostra identità, il ritrovamento dell'uomo di Neanderthal, una figura avvolta da miti, fraintendimenti e verità sorprendenti che per anni è stata trattata come una nota a piè di pagina nell'evoluzione umana. Ma le scoperte archeologiche, genetiche e culturali degli ultimi decenni ci raccontano una storia ben diversa. Iscrivetevi subito al canale e preparatevi a 10 curiosità che cambieranno per sempre il modo in cui guardate il passato, e forse anche voi stessi. Il primo ritrovamento? Frutto del caso. Nel 1856, nella valle di Neander in Germania, alcuni operai scavavano la grotta Feldhofer per estrarre calcare. Durante i lavori trovarono uno scheletro frammentario, con cranio, femore e altre ossa. Il reperto fu consegnato a un insegnante locale, Johann Karl Fuhlrott, che intuì l'importanza della scoperta. Ma molti scienziati del tempo, ancora legati alla visione biblica della creazione, rifiutarono l'idea di un essere umano preistorico. Alcuni ipotizzarono che fosse il corpo di un cosacco russo, rifugiatosi nelle grotte durante le guerre napoleoniche. L'evoluzionismo era ancora giovane e l'idea che potessimo avere parenti primitivi era scandalosa. Il Neanderthal, un'anatomia fuori dal comune. Le ossa ritrovate nel 1856 furono poi identificate come appartenenti a una specie umana distinta, Homo neanderthalensis. Il cranio aveva una forma allungata, una fronte bassa, un'enorme arcata sopraccigliare e una scatola cranica con un volume più grande del nostro, circa 1600 cm3 contro i nostri 1350. Le ossa erano robuste, con articolazioni massicce e segni di forte usura. Questo suggerisce uno stile di vita fisicamente estremo, probabilmente legato alla caccia in ambienti glaciali. Era chiaro, non si trattava di un uomo moderno deformato dalla malattia, ma di una variante umana evoluta in parallelo. Per decenni, un'immagine distorta. Nel 1908, in Francia, venne scoperto uno scheletro quasi completo a La Chapelle-aux-Saints. Il paleontologo Marcellin Boule analizzò i resti e li descrisse come gobbi, semieretti, primitivi, alimentando l'idea di un anello mancante inferiore. In realtà, quel Neanderthal aveva gravi forme di artrite, che ne avevano deformato lo scheletro, ma Boule proiettò su tutta la specie una caricatura distorta, che influenzò l'immaginario collettivo per decenni, rinforzata anche da musei e libri scolastici. Solo a partire dagli anni 50 e 60, con nuove analisi, si rivalutò il Neanderthal come intelligente, adattabile e perfettamente eretto. I Neanderthal erano artisti, prove da 64.000 anni fa. Nel 2018, una scoperta ha scioccato il mondo. In 3 grotte spagnole, La Pasiega, Maltravieso e Ardales, sono stati trovati segni dipinti con pigmenti rossi, databili a 64.000 anni fa. Ma all'epoca l'Homo sapiens non era ancora arrivato in Europa. Quindi, chi li ha fatti? I Neanderthal. I disegni mostrano simboli astratti, come scale, punti e sagome di mani. Significa che possedevano pensiero simbolico, capacità astrattive e forse un linguaggio articolato. Non solo sopravvivevano, comunicavano con l'invisibile. Seppellivano i morti con fiori e onori. Nel sito di Shanidar, in Iraq, sono stati trovati resti di Neanderthal sepolti con polline fossile di fiori, come se fossero stati adagiati in tombe rituali. Altri ritrovamenti in Croazia e in Francia confermano che praticavano la sepoltura intenzionale. Un gesto che implica empatia, coscienza della morte e forse credenze spirituali. Uno di loro, Shanidar, era anziano e malato, ma visse a lungo, segno che il gruppo si prendeva cura dei più deboli. Cannibalismo? Sì, ma non come pensi. A El Sidrón, in Spagna, sono stati trovati resti di Neanderthal con chiari segni di taglio e fratture intenzionali. Questo suggerisce episodi di cannibalismo, probabilmente durante periodi di carestia o isolamento. Ma c'è di più.
Alcune ossa mostrano anche segni di ritualizzazione, come se il corpo fosse smembrato non solo per nutrirsi, ma per scopi simbolici o religiosi. Erano selvaggi? No, erano esseri umani, con emozioni, fame e riti. Vivono dentro di noi. Il loro DNA è nel nostro. Nel 2010, il progetto Genoma di Neanderthal ha svelato l'impensabile. Tra l'1 e il 4% del nostro DNA moderno è Neanderthal, soprattutto nelle popolazioni non africane. Questo significa che ci siamo incrociati con loro più volte, in Asia e in Europa, dando vita a figli fertili. Alcuni dei geni Neanderthal ci aiutano ancora oggi a resistere a virus, regolare la pelle e perfino influenzano il nostro umore. Dall'Atlantico all'Asia centrale, una civiltà globale. I Neanderthal hanno lasciato tracce in tutta Europa, nel Medio Oriente, fino alla Siberia. Erano nomadi, adattabili e capaci di sopravvivere a glaciazioni e cambiamenti climatici estremi. In Ucraina si sono trovati rifugi costruiti con ossa di mammut. In Crimea, strumenti raffinati di selce e pietra levigata. Non erano stanziali, ma organizzati in gruppi stabili, con tecnologie complesse e una profonda conoscenza del territorio. Neanderthal 2.0 vivono ancora in noi. Il DNA Neanderthal non è solo un ricordo, influenza ancora il nostro corpo. Alcuni geni influenzano la risposta immunitaria, la coagulazione del sangue o la risposta all'altitudine. Altri sono legati a predisposizioni depressive o neurologiche e perfino alla gravità di alcune infezioni virali, come il Covid-19. In poche parole, non sono estinti, sono in noi. La vera causa della scomparsa resta un mistero. Perché i Neanderthal sono scomparsi circa 40.000 anni fa? Forse fu colpa del cambiamento climatico rapido, della competizione con l'Homo sapiens o di una fusione genetica lenta ma inesorabile. Oppure furono decimati da malattie portate dai nuovi arrivati. Non c'è una risposta definitiva, ma forse non sono scomparsi del tutto. Forse sono ancora con noi, nei geni, nei tratti, nei sogni dell'umanità. Queste 10 curiosità ci mostrano che i Neanderthal non erano creature primitive, ma esseri complessi, intelligenti e profondamente umani. Un popolo dimenticato che ha plasmato il nostro presente in modi che solo oggi iniziamo a comprendere. Se i Neanderthal non si fossero mai estinti, come pensate che sarebbe il mondo oggi? Avremmo 2 specie umane conviventi? Sarebbero scienziati, artisti o rivali? Scrivete nei commenti la vostra teoria più originale. Le migliori appariranno nel prossimo video del portale di storia. Non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Ci vediamo presto con un'altra storia che ha cambiato il mondo.